Buonasera ragazzi, ben arrivati sul Calice Nero con un'altra nuova puntata. Buonasera dottor Adimer, è Buonasera ritornato. maestro, buonasera Sua maestro. santità è ritornata, sua santità ragazzi. Con la sua militanza andremo veramente a compiere il passo della morte. Ma lascia a te aprire a quest'artista. Oggi ragazzi è una doppia video intervista. Prego Adimer. Sì, allora, più che doppia video intervista, è un'intervista con un personaggio che ha a che fare con Bravo. due progetti molto promettenti. Il Porca troia. primo è Promethean World e il secondo è Paths of Possession. E stiamo parlando del batterista di entrambi i progetti. Stiamo parlando di Nick Goodyear. Quindi, one, two, three. No, free un cazzo. Aspettate ragazzi, forse ce la facciamo? Sì, eccolo qua. Hello Nick! How's it going? It's going Fantastico. amazing. What about you? Oh man, killer night last night. We went to a buddy's show. It was a CD release party for them. It was a local unsigned band, and Okay, that's spent awesome. all night drinking with Rob from Cannibal. And yeah, now I'm here. That's amazing. That's amazing. Seriously. So, Allora, prego, prego. I would love to start with the first question to you, which is uh, talk about your background for the ones who may not know you, or for the ones who do already know you. If you can go a little bit into detail about, for example, how did you get into extreme music, because you have Paths of Possession that are more of a melodic death metal band. Meanwhile, you have Promethean Award, which is black metal. So it's on the two sides of extreme metal. How did you get into that, and how did you get into drums as well? Pretty much getting into drums was the just a simple fact that none of the parents around here, when we were all 16 years old, could tolerate loud drums. My parents could, so that's pretty much what happened. And my mom was incredibly supportive of the whole thing. And back in the day, so like 1999, I think, or 1998, I think, I grabbed up $100 drum kit from some punk kids down the street. It had Jesus painted in the kick drum and all this stuff. It was like a Christ punk band, which is weird. And I bought the stuff from them, and I was the only one who could play it well. So that's kind of where it went. Like, I was actually supposed to be a singer originally, and I was the only person that had, within our group that had enough timing to fucking play drums. So that's pretty much what happened. Okay, so you basically started by smashing a Christian drum kit to play Yeah, something that's totally not related. right. Like, I was like, wow, this is killer. It's this orange sparkly Ludwig kit, and it is like the not metalist looking drum set you've ever seen. And Fuck it. but I was kicking Jesus every day, so it was worth it. Now, for real. I mean, talking about like weird looking drums that are black metal drummers that play gold shiny drum kits. So I mean, I guess that it's the least of the issue. I mean, if it sounds good, sounds good. Yeah. And how did you get into like extreme music as well? I would pretty much say that, and I got obviously the poster right here behind me. Okay, through Dayside. Early Cradle of Filth, or early Dimmu Borgir, and that's pretty much, obviously early Cannibal Corpse. Can't really embellish too much on those guys since I'm in a band singer, so I can't be a fanboy anymore. But they started me off, like George
vocal techniques and stuff like that. They really helped me along the way for vocals. And as far as drums goes, you know, it's Nick Barker. So, you know. Especially when talking about Cradle of Filth, I guess that the Barker era is just the top-notch drum-wise. So, yeah, we played a show in Miami. It was it was the only year they did Barge to Hell or whatever. It's kind of like a different version of the 70,000 Tons of Metal, except it was like all extreme bands. And we opened for Napalm Death down in Miami with Municipal Waste also. And Barker was supposed to play because the guy missed his flight, but he ended up making it on time. Barker didn't end up playing, but we met him there. Really cool guy too. Barker will just play. He knows all your shit. Like, if you don't think he knows your shit, he knows your shit, and he'll hop in and play. He's that guy, man. He's a machine. Yeah, dude. It's hard to even think that we could replicate that guy later. So, you know. No, for fucking real. Ok, allora io ho iniziato con la mia classica domanda di rito, un po' come ha iniziato lui alla batteria intanto e cosa l'ha poi anche avvicinato al quello che è il metal estremo. E praticamente lui ha iniziato da piccolino con la fortuna che i suoi genitori fossero gli unici nella zona in cui lui abitava, quantomeno quando era piccolo, a sopportare il rumore di una batteria. Quindi è stato un po' un vantaggio intanto. E anche poi gli ha permesso di essere uno dei pochi in zona a poter suonare la batteria anche decentemente su sua missione. Ha iniziato a suonar proprio la batteria comprando per tipo $100 una batteria, una Ludwig arancione con Gesù Cristo dipinto sulla gran cassa da un ragazzo da un ragazzo punk che abitava in fondo alla via e che suonavano punk cristiano. Quindi ha detto che nonostante quello che poi lui è andato a fare, ha avuto modo di dargliene 4 in faccia a lui. E da là poi appunto ha iniziato con nel 99 anche poi con i Promethean Award a fare anche la voce, perché lui inizialmente era cantante anche, poi vabbè è entrato George dei Cannibal Corpse, quindi ha preso maggiormente le voci, però comunque lui gli è stato molto vicino per cioè George a lui, dargli molte tecniche dal punto di vista di voce, come anche proprio mantenerla la voce. E tornando poi alla domanda quella relativa al metal estremo, come si è avvicinato? Tenendo conto che comunque i 2 progetti, appunto i Promethean Award che fanno black e Path of Possession che fanno melodic death, son agli estremi, agli antipodi proprio. E ha detto che per quanto riguarda il lato death, ovviamente Cannibal Corpse, i primi Cannibal Corpse e i Decide, infatti aveva mostrato anche poi il poster. Ha detto: "Sì, i Cannibal Corpse okay, però adesso non posso neanche più fare il fanboy riguardo loro." Quindi è andata un po' scemando come cosa. Per quanto riguarda il versante black invece,
si tratta di Cradle of Filth e Dimmu Borgir. No. Quindi Only quel Black. lato del black, non quello proprio classico. E abbiamo anche commentato sul fatto di Nicholas Barker, che è appunto un batterista fenomenale, che lui ha anche avuto modo di conoscere, tant'è che avevano suonato loro, non il Cradle of Filth, però il suo progetto non ha specificato quale, su diciamo così un prototipo quasi del 70,000 Tons of Metal, che è la crociera, quella che fanno Ok. in America, esatto. Però era dedicato solo a gruppi di metal estremo. Dovevano esserci Napalm Death, con Barker alla batteria, perché il batterista loro aveva inizialmente perso il volo, poi alla fine è arrivato in tempo per fare il concerto. Però appunto lui ha avuto modo di conoscerlo e ha detto che è una persona fantastica e che comunque nessuno riuscirà poi a replicarlo a posteriori. Ok, molto interessante. Infatti, se non ricordo male, il batterista dei Napalm Death è Mitch Harris. No, bugia, volevo dire Danny Herrera, il primo batterista del Napalm Death. Allora, che differenze ci sono, Mr. Nick, tra a livello batteristico, esecutivo, lato violento, lato riflessivo, lato intuitivo, sia verso i Path of Possession e sia Promethean Order? Okay, so, what kind of mentality you take, and what also blend between aggression behind the drum kit and also logic between what you're doing and what has to be done for the song, um, in Promethean Order and Paths of Possession, what you put into one and what you put into the other? With Past Possession, we pretty much just all come up with the generalized riffs. We work in a way, it's unlike, you know, huge bands like Cannibal. I believe the way they come up with stuff, like one guy will write a song and then everybody just learns it. We come up with selective riffs and we put them together collectively, and then we augment them as a group. We always done that, and we're always going to do that, and that's pretty much the same way that we do it with Promethean Horde. As far as the lyrics goes for like Passive Possession, I would probably say right now it's going to be Jack and Jesse writing the lyrics for Possession, and then it's probably going to end up being me and Jesse and some Jack writing lyrics for the new one. Probably more Jack than me. I'm actually terrible at writing lyrics. I'm just really good with, or I think the musical side, with arrangement and some enunciations and things like that. I think they're better with descriptive talents like that. Play guitars and I'm just a fucking dude up there. But but as far as like the drums goes for Passive Possession, it's definitely slower than I would like to play, but it fits. So sometimes less is more, and with Passive Possession, that's definitely the case. It just needs to feel like a good composition versus just out there blasting my ass off or whatever, and it doesn't fit. It would make the song suck, So that's kind of where I'm at with that. Like I remember talking to Tony Laureano, and he's like, dude, because he just came home from doing those fill-in dates for Dimmu Borgir, and he's like, times less is more. He's like, those dudes kicked me the fuck out of here because like I was trying to do extra shit or whatever, and I was like, but
you know, he's like, dude, the songs speak for themselves. You know, you just kind of got to let it do its thing. And he told me that. He's like, yeah, I made a mistake. I tried to do extra, and the songs were already written. You know, they're already set in stone. And yeah, that's kind of where it's at for me. Like I'll go and I'll do whatever I need to do, but once that red light kicks on and we record it, that's it. Like you can't. I stand in time at that point. I will not do anything extra more than the recording. Yeah. I don't have to keep writing the same song over and over again. No, for real. Maybe because I can also see your point of view. Maybe like change something during live sets, for example, but not like completely tearing apart the song. You don't want to obstruct the feel of the song. Now maybe doing a different fill or something like that. That's fine for like live, like you said. But like every day just rewriting the song, that's just not gonna work. And it's gonna tear the song apart is what it's gonna do. No, for real. And also I can see why you, because I hear from what you're saying that you kind of prefer the cooperation between band members when actually making a song. Yeah, 100%. We definitely want everybody involved. Like I always looked at like Metallica albums, right? And I saw it was like Hetfield, Ulrich, Hammett. You know, like throwing a Hammett, you know, whenever he does his wah-wah or whatever. But like, I'm like, how did this drummer get credit for these songs? Because drums aren't technically melody. And I was like, all right, because he helped arrange them fucking things. And I was like, oh, that's what I got to do. Because other than that, I'm just a dude hitting some stuff and I don't get credit, you know? But another thing that both Passive Possession and Promethean Horde does, as far as like royalties or things like that, or who wrote what, we always put all songs written by Passive Possession or Promethean Horde, and we give everybody equal, regardless if they wrote anything or not. Now we because won't you're a machine. We'll credit lyrics, but it still gets an even split. Yeah, because I can see a band being some sort of machine. Like you can't, from my point of view at least, you can't give credit to, for example, build a car and then say that just the engine is great. Maybe it is, but it's the whole fucking thing that actually keeps going. Yeah, it's like our articulated stances and like how we accent this. I didn't write the melody, but I drove the hook. You know what I mean? Yeah. And I think everybody deserves credit for stuff like that because there's magic in the air, and we achieve it, not one guy. Yeah. So even just the right cymbal hit at the right time makes the whole difference. Yeah, like in a song. Fucking what was it? Queensryche, you know, like the fucking China Crest, like where it's supposed to, or like Morbid Angel, you know, like Pete the Feet. That guy's fucking killer, and his drums make Morbid Angel to me. Yeah. Like it wouldn't be so relentless without Pete. So, and if they had, and I even worked on the Terrible Eye album. I did drum editing for Tim Young, and his shit was spot on, like dead accurate. But Trey was so used to Pete's way of working, he had me groove quantize Tim Young's 3 songs that I'd worked on, and they were like not even off, but they were 30-second note triplets at 280 BPM off. And I was like, he could hear it. And I was like, dude, you just leave it alone because this guy's good. How the fuck are you even able to? So I was like, okay, I'll do it. Okay, no worries. That album I got left off the credits for, which is fucking fantastic.
No, Okay. the Queensrÿche album. Yeah, Queensryche would. I think I'm talking about. Because I don't know. I've seen that they have had issues with a lot of credits on that album, because I think I remember some other people like being working on mixing, mastering, editing, and not being credited at all. Yeah, that was a. Are you talking about the Morbid Angel album? No, Queensrÿche album. Oh, Queensryche, definitely. They had like two different factions for a while. They had like the Jeff Tate Queensryche, and then they had the other Queensryche, because they all broke up. Like Jeff Tate like fired them all in the studio while they were recording some stupid shit, and they just recorded out everybody, and I was like, wow, that's ballsy, but bunch of egos. Okay. And I hope he's not like that, but it sounds close to me. Okay, I will try to translate everything that we've talked about as of right now. Allora, ha detto che di per sé lui non ha una maniera di applicare violenza alla batteria o logica barra ragionamento dietro quello che fa. Lui cerca di implementare quello che è giusto per la canzone. Lui vuole quello. Ed è una cosa che applica ad entrambi i progetti suoi, perché ha detto magari gruppi tipo Cannibal Corpse, magari c'è quello che arriva con la canzone già fatta e finita, e gli altri se la imparano. Mentre quello che succede con sia Promethean Horde che Paths of Possession, viene generalizzato un riff, un'idea comunque, e da là tutti quanti mettono il loro, fino a che non si tratta poi di arrivare a registrare, che è appunto da là in poi non si tocca un cazzo, detta onestamente. E questa cosa va a influire anche, poi lui ha accennato anche la questione quella delle royalty, quindi dei crediti, viene tutto messo in comune, cioè ad esempio non c'è una canzone dove magari viene scritto scritta da X o Y, viene scritta da Promethean Horde, per fare un esempio. E per quanto riguarda ad esempio i testi, là è una roba un attimo più diversa, perché lui ha detto io faccio pena nel scrivere i testi, però ad esempio ci sono Jack e Jesse che sono molto più bravi da quel punto di vista, però anche là vengono creditati come band, non come entità singola, perché quello che lui vede è che il gruppo sia una macchina, cioè è tutto quanto l'insieme che va avanti, non c'è una parte specifica. E parlando con un suo amico, adesso è, diciamo così, stato appena cacciato dai Dimo Borgir, quindi una roba anche relativamente grossa, e è stato messo fuori perché cercava di mettere il suo nelle canzoni, e lui stesso ha ammesso ok, forse stavo strafacendo rispetto a quello che era il contesto, però bisogna arrivare al punto di fermarsi. E questo sta discorso per ritornare poi alla domanda iniziale, per dire che non c'è di per sé una maniera di vedere lo strumento, ma vedi la canzone. Quindi magari una parte può essere più groovy piuttosto che una completamente in blast, quindi dipende dal contesto che vuoi dare.
anche sì, magari poi nel momento in cui tu vai a suonare dal vivo la canzone, magari modifichi qualcosina, ma non la vai a stravolgere. Certo. E questo aiuta molto perché poi tu, oltre, vabbè, a non stravolgere la canzone, ehm, permetti di, tra virgolette, "dargli quel qualcosa di extra che ci sta". Quindi magari cambi un fill, aggiungi un accento di piatto qua o che ne so. E infatti lui ha detto, ci sono certi, gruppi dove lui ad esempio ha fatto l'editing ehm, in 3 canzoni di Tim Young. Ah, Ha detto che già lui è precisissimo come mhm, come batterista. Vedo però ci sono alcune volte dove, magari hai un 32esimo a 280 bpm, lui mhm. riusciva a sentire che era fuori di quel Ah, proprio pelo, millesimo, quel millesimo. fuori. Quindi, anche là capisci un attimo anche dove vuole andare a parare la persona e non solo la canzone. E tutto qua. Poi Perché, abbiamo dei parlato Morbid Angel, cioè? mh-mh. Cosa, No, cosa c'è? stavam parlando, del fatto che non era, stato accreditato per alcuni suoi lavori ed era venuta fuori la questione che c'è stato un casino, non mi ricordo se con i Queen's Rights, mi sembra proprio di sì, Ah, che praticamente avevano fatto un lavorone con 20.000 persone mhm. e, non sono state accreditate. Quindi, sto cercando di vedere Mm. Quindi che album fosse. ragazzi, queste sono notizie sicuramente ho dette in antecedenza, però notizie che vengono ricordate sul Calice Nero. Quindi sta facendo delle verifiche il nostro caro Adler. Sì, esatto. Vediamo se Ma adesso non confermi. mi ricordo esattamente, Mhm. ehm, che album fosse. Ok, Zombie. mentre Vabbè, che lo cerchi, allora, prego, prego, scusami. no, non mi ricordo, so comunque, son praticamente sicuro fosse un album dei Queensryche, Ok. quindi Perfetto. Chirurgico come sempre, dottor Animer, stavo chiamando Don Animer, però noi entriamo nel mondo ecclesiastico. Saluto Giacinto e Tony. Allora, Mr. Nick, quanto è difficile, complesso nel creare dei drum set tecnici allorquanto asfissianti e allorquanto ragionati verso le due band con cui suoni, quindi Possession e Yard. okay, considering what we've been just talking about regarding the approach during the songwriting, um, and the fact that you try to, mm, enhance a song, how difficult it is at times for both projects to be able to come up with drum sections that can be, at times maybe suffocating or asphyxiating, but also powerful and that can actually work with the song. Yeah, we pretty much just get together and write between the three of us, me, Jack, and Jesse. And when we write something, um, Hmm. it'll just end up like if it sounds more melodic, it's probably going to end up in the Paz stack. And if if it's kind of like a more black metal-y feel, then we'll just use it for Promethean. And that's kind of what we do. We like write everything and then kind of stick it where it belongs or whatever. That's kind of how we do it. It's very helpful having the same three dudes being the writing driving power
in both bands, because also too I couldn't get along with better people than those guys. So it's like the easiest way to do it. It's very secure in my opinion, and they write killer shit, and I wouldn't have it any other way. So ok, allora praticamente ha detto che di per sé non è difficile per lui riuscire a lavorare e mettere le parti giuste ai momenti giusti, perché comunque in entrambi i progetti ci sono Jack e Jesse che di per sé da soli sono già dei grandi compositori, quindi non c'è troppo da lui per ragionare, non perché non voglia applicare qualcosa in più, ma semplicemente per lui diventa molto molto semplice andare, diciamo così, a rigor di logica a tirar fuori quello che è giusto, cioè senza troppo scervellarsi. Ok. Vai, dottor Adimer. Prego, a lei la comando, dottore. Ok. Poi così sembriamo in qualche studio ospedaliero, guarda. You've been talking about doing also drama editing or some work in the studio as well. How did you get into that in the first place? And also, how do you think that it can also be benefiting your drumming abilities or even just the overall perception of drumming in the studio for the sake of the recordings, or uh, how can it also be translated in live shows, for example? I'll say that all right, so Promethean Horde was conceived in '99, but didn't actually get it to fruition until about 2008 ish, July 2000, I think, or 2007, something like that, because it took me so long to find the people I wanted to work with, Jesse being the main ingredient to want to work with. So I got him involved in like 2004, and then but anyway, now going back to the drums. So obviously I played drums on the Jesus kit or whatever, and 2004, or actually probably late 2003, I was up at the Brass Mug, and they had a thing called like heavy metal karaoke, and I would always go up there and sing like Angel of Death or whatever, and people were like, "Fuck yeah," or whatever, and I wasn't very good then, but it actually gave me the confidence I needed to become a singer. But Randy, the original bass player of Passive Possession, he's also in a band called Withered Earth. He had this chick Tisha come up and talk to me and was like, "Hey man, you a guitar player?" And I was like, "Nah, I'm not a guitar player." And they're like, "Well, are you a drummer?" I was like, "Yeah, I'm a drummer." And I started jamming with Paz at that point. They didn't even tell me that we had a Metal Blade deal or anything until after they like knew that I was like good or whatever. But I don't know if I'm still good, but but that's the standard doubt yourself kind of mentality. But I had it, and they took me, and then obviously 2004 I was like joined. Jack had also joined in 2004. He moved from across the state, joined in that exact period of time as well. Within like weeks of each other, we were both official members. And then Randy told us, he's like, "Oh yeah, because of that Crypt of Madness split, Metal Blade's going to put this album out." And I was like, "You sons of bitches. If you'd have told me that at the beginning, I would have tried harder." But it's funny. But
Like, oh fuck, what I got myself into now. Yeah, well, the only problem we have now is, you know, Paz. All the dudes are great dudes. The only problem we have with it now is Cannibal Corpse schedule. Okay. We just can't do anything because, dude, I can't bring it to myself to like try to strong arm George and to go in and make $50 when he can go make way more than that somewhere else. You know, because Cannibal Corpse is the driving force of death metal right now, and man, they need to get it while they can get it, and I applaud them for it because they're nailing it. No, for real. But still, I guess that even though, yeah, they are moving around, you guys are still like hanging out, playing music, I guess. Yeah, 2 days ago, like George called me up video chat, and we stayed up all night drinking tequila over video over FaceTime. Like, I mean, we definitely talk all the time. If you ask George at a show, he will tell you that there is new Passive Possession material coming out. Jack and Jesse have already begun the writing processes, and we are going to put out another album. That will happen. So, No, that's fucking great, seriously. Especially since it's like 17 years since the... yeah, and yeah. Apparently, all my bands are very slow at releasing albums, but when we release them, they're pretty good. I hope. Still better to take it easy and let time pass to put out the best thing. We all can't be Webster, man. That dude will just write material over and over again, and it's all killer. I'm like, okay, here's the new album. Kudos to him. That guy's awesome, man. You know, like, no, for real. Writer's block. Ah, ok. Allora, ho perso un attimo di vista la domanda che gli avevo fatto, nel senso che ci siamo messi a parlare di tutto quanto. I was saying that I lost track of the original question that I've done to you because we've said so many things and switched topics that I actually lost what I originally asked. I probably lost track of it as well. Perfect. Okay. So we'll just say what everything. Allora, praticamente abbiamo parlato di tutto e di più, nel senso che abbiamo detto del fatto che di per sé c'è una buona chimica tra i vari membri, nel senso che comunque lui sì, nel 99 suonava su una batteria che aveva Gesù Cristo disegnato sulla grancassa, però i suoi progetti, o meno quelli in cui lui fa parte, siccome non è di per sé membro originario tipo dei Paths of Possession, lui ha detto che è entrato effettivamente nel 2004, ma anche con i Promethean Horde non si son messi mai da prima di quel periodo, quindi esistevano, ma appunto su uno è entrato dopo, sull'altro si è attivato successivamente. Okay. Quello che lui ha detto, come ha conosciuto i membri dei Paths of Possession, perché appunto è stato principalmente quello l'argomento. Lui partecipava ogni tanto a questi metal karaoke che venivano fatti, che quindi si prendevano canzoni, si cantava, e lui all'epoca si stava più focalizzando quasi sull'essere batterista, però se la cavava anche con la voce. Questo gli ha dato confidenza anche per poterlo fare effettivamente nel momento di bisogno. E là ha conosciuto i membri di Paths of Possession, che all'epoca avevano già comunque fatto uscire un full length
e anche uno split, Sì. e gli han parlato e gli han detto: "Quindi tu, cosa fai? Suoni la chitarra?" "No." "Suoni la batteria invece?" "Sì." E da là poi son rimasti in contatto, state fatte prove per vedere che effettivamente lui fosse capace di fare quello che doveva fare nella maniera migliore. Lui ha detto con ironia: "Quei figli di puttana non mi hanno neanche detto che avevano un contratto con la Metal Blade fino a che non son effettivamente entrato Ah, nel gruppo." Quindi bella che era storia. stato che era stato praticamente firmato, non era stato annunciato, e quindi praticamente l'ha scoperto a posteriori che c'era questa cosa qua, ma non perché, ehm lui ha detto non perché non volessero dirglielo, ma semplicemente per non metterlo sotto pressione, praticamente. Ed è stato proprio lo split che avevano fatto, che si chiama Crypt of Madness, Sì. che li ha messi proprio nel radar con la Metal Blade. Ehm, da là poi ha detto: "Oh cazzo, adesso mi tocca fare molto meglio di quello che Porca miseria. effettivamente dovevo riuscire a fare già di partenza." Ehm, sì, l'unica pecca che ha praticamente quel progetto, nonostante siano effettivamente tutti amici, nel senso che Mh-mh. escono spesso, chiacchierano un sacco assieme, è la questione Cannibal Corpse, nel senso Mh. che, ehm, chiaramente fanno un sacco di concerti, un sacco di roba, tutte ovviamente meritatissime, cioè nulla a togliere Certo. a quello che stan facendo. Però, questo cosa fa? Toglie tempo a loro per poter poi mettersi a, lavorar su nuovo materiale. Adesso si sta mettendo a far nuovo materiale, infatti ha detto anche, Fisher, che magari lo becchi in giro, ti dice che stan scrivendo roba nuova, anche gli altri te lo dicono molto serenamente. Mh-mh. Però appunto son passati comunque 17 anni dall'ultimo full, e dice: Sì, i miei progetti son destinati ad essere a lento rilascio." Cioè non c'ha come si dice, Capito. una Una via cosa. Esatto, lui ha detto: "Non abbiamo un Webster che ti tira fuori le canzoni in 02 mh, e senza secondi. blocchi." Esatto. Quindi, va bene così dal suo punto di vista. Un'altra cosa, ehm, anche proprio per i Promethean Nord, ad esempio, l'ultima uscita è di 10 anni fa. Quindi sì, ci mettono il loro tempo, però per far uscire roba di qualità, ci vuole comunque il proprio tempo. Un'altra cosa che lui ha detto, ad esempio Ah, con gli altri membri, tipo appunto sempre Fisher, un paio di giorni fa loro han passato la notte, okay. in videochiamata a bere tequila e chiacchierare. Quindi di per sé è tutto un mix di cose Di molto, molto belle. amicizia Esatto, molto esatto. perfetto. Allora, mister Nick, a livello discografico invece di, vendite, concerti, live, gli Stati Uniti che stato di salute sta attraversando, sia a livello black e sia a livello death metal? In tutti e 2 i settori mi serve sapere, se è possibile. Okay, so, considering the fact that you are on both spectrums, aspetta. Considering that you are on both spectrums of the extreme metal scene, as we were saying here earlier, how do you see that the situation is as of right now in the US, between the two genres? Uh,
compared to what it was years before, like when you started, for example? How's the difference now in terms of, can be like sales, can be shows, audience? It's a bit of everything. It's a bit of everything. Obviously, we had the 1990s on lockdown here in Tampa. You know, we had Morris Sound recording studios. They recorded Death, Obituary, Cannibal Corpse, Deicide, all the groundbreaking records. But you know, now we got, you know, people like Eric Rutan, right, from, you know, from Cannibal or Hate Eternal or whatever you want to, you know, put him to. But he's got Mana Recording Studios, and he's nailing out some really killer records too. He did ours. But man, it's you could see the drop off, and you could see people that are still globbing onto that 90s glory. And we just you know, we're trying to just push through it, because like a lot of people are like, oh well, this ain't goddamn sound of perseverance or symbolic or whatever, and you know, they're like, oh, back from the dead, you know, Obituary or whatever, and like people just kind of glob onto that old 90s glory, and we could definitely see a drop off. I would say a drop off, but the people who are in it are in it, and that's pretty cool about the scene that we have. It's not a phase, it's not a fad. It is for some people, but for the majority, it's your life, and metal is life, and that's for the people who mean it. They're there, and you could definitely see them in the crowd, or you could see them after you know, done with your show, you're talking to them at the bar or whatever. You could definitely see it. And the people who are just there as a vanity plate on their whatever, you know, they're fucking, so, you don't see them in 2 months, you know. So you say basically that the cloud that there was around the genres in the 90s is what I was trying to get at. And it's not, you know, it's not a trend, it's not anything, or I guess anything, but it's a fucking lifestyle. And people who really embrace it, you will see them day in and day out at every single show that you go to. So there's been some sort of funnel effect in a way, like a little bit. Okay. Yeah, but, you know, because everybody's like, well, Chuck's dead, so there's no death metal, you know, or whatever. Because, like, you know how it works. Everybody globs onto the 1991 stuff, and they won't even give a chance for anything that's new. But there's some pretty good new bands out there killing it. I'm not saying that we're new or anything, but we're new enough that people haven't even given us a chance, probably. And then, you know, you got bands like, you know, I'm thinking about some Sanguisuga Bog, for example, that are like kind of not renewed the genre, but gave it new life to it. Yeah, they still sound like in the stuff you can hear from the 90s, but making it brand new with young people. So there's like this new revival of the genre in a way. I hope so. I mean, we had a band last night played at the CD release party that we were at. They were called Nibiru, and they were good on the string department. They were like on. I even made it a point to walk up to the guy and I was like, "Hey, look, you guys had your strings on lockdown today." I was like, "You guys did fantastic with your strings." You know, and that's my way of saying like your music, but not necessarily your, you know, the vocal patterns or whatever. But they instrumentally they did good, and I was like, fucking awesome. Now it's tough, I've noticed, to see nowadays bands that can be tight, like very fucking tight, and play amazing riffs with no
second thought on what they're doing. Like, even young people, right? Sorry, like Pages is like this band that put one album out. They're huge, and they won't ever another one. But like every riff kind of sounds like the other riff. Mm-hmm. You know, I'm not really knocking Necrophagus because they did it, and they were like the first ones to be like super techy, and nailed super tech death metal. But they're, you know, it's just kind of, you know, you never came out with another album, you know, kind of like us, you know. Nah, come on. Fucking 10 years and we haven't done shit. So maybe they're working on something just like we are. Yeah, come on. I mean, there's like, been also the Winter Sun meme. I don't know. It's like freaking Winter Sun. Yeah, the Time 2 thing that finally got out, and everyone's like, okay, no more memes. Sorry for that. The guy got like $750,000 and fucking built a sauna and all the kinds of shit. The album's still not out. What's going on? I'm curious to hear what is. I'd be living in luxury right now and writing way more albums. Yeah, because still give it a try. Come on. I could use a hot tub. Allora, ok, sì, ha detto che aspetta, ripetimi la domanda che avevi fatto tu. Per la scena, che tipo di scena c'era ok. nel Black and Death? Era giusto per ricordarmi poi da dove è partito tutto. Sì, praticamente ha detto che nel corso degli anni è andato un po' scemando, nel senso che comunque lui, venendo fuori dagli anni 90, ha visto l'esplosione che c'è stata inizialmente. Tutti quanti avevano uno studio dove registravano album fenomenali, comunque nulla da dire da quel punto di vista. Poi appunto col passare degli anni è venuto fuori che si è molta meno gente che comunque ha tenuto la passione, che quindi non è stata la cosiddetta tranquilla mamma, è solo una fase. E l'altra cosa che ha detto, che non tutti i gruppi adesso hanno la possibilità di avere un Rutan che riesce a registrargli gli album, che conosce da una vita i gruppi, e questo vale per entrambi i generi, nel senso che si è creato quella sorta di effetto a imbuto che ha permesso di avere i fedeli del genere, sia del black sia del death, per poi permettere di andare avanti, comunque vedere sempre persone, comunque volti conosciuti ai tuoi concerti, che vanno a qualsiasi concerto che c'è, quindi non è nulla di male che ci sia stato questo effetto, semplicemente ha fatto una scrematura rispetto a quelli che andavano avanti per come si può dire, come cazzo si può definire? Dai, la moda del momento, mi era sfuggito il termine, e quelli che effettivamente sono appassionati. Abbiamo parlato appunto del fatto che adesso ci sono alcuni gruppi che stanno venendo fuori, che stanno portando una sorta di revival del genere, che sono comunque gruppi che, se tu li ascolti, suonano come suonavano negli anni 90, o comunque, tra virgolette, emulando quasi, comunque musicalmente affini, però che stanno portando nuova gente a conoscere il genere, intanto, però stanno dando quella sorta di cambio culturale anche, e di età, gli stanno portando nuova vita. Abbiamo citato ad esempio i Sanguisugabog,
che fanno questo death metal molto old school, e lui ha parlato anche di un gruppo con cui aveva fatto un concerto, che ha detto: io sono andato anche là da loro a dirgli cazzo, musicalmente parlando siete fenomenali, e son gruppi, diciamo così, emergenti comunque come gruppo. Un'altra cosa che ha detto magari appunto il fatto di determinati gruppi che fanno un album Mh-mh. e poi basta, perché hanno vissuto della gloria che c'era in quel momento là, e poi non han più fatto niente. Ad esempio lui ha Me ne fatto ricordo i tanti. Necrophagist. Esatto. Mh-mh. E ha detto lui ha detto scherzando: "Probabilmente faremo anche noi la stessa fine", perché ha detto: "Cazzo, 10 anni almeno per un album", ha detto: "Sicuramente magari si andrà a finire così". E dopo qua è andata un po' più scemando la questione, dicendo che appunto il fatto di Chuck Schuldiner, che una volta che è morto Schuldiner, morto il death metal, che non è vero, cioè appunto ad esempio i Sanguisuga Mh-mh. Bog sono uno degli esempi che si può dire: "No, non è morto il genere". Cioè son Ehm diversi gruppi interessanti. Esatto. E poi siam partiti un attimo a, diciamo così, sparar cagate dicendo riguardo al fatto di metterci 10 anni per un album, e poi fan la fine dei Wintersun che ci han messo 1 vita e mezza Minchia, per fa roba. e con i soldi guadagnati lui fa: "Guarda, a me basta invece che farmi una cazzo di sauna, probabilmente a me basterebbe fare 'na vasca calda e potrei sicuramente, con tutti i soldi che mi rimangono, fare molti più album di quelli che ha fatto lui in quel momento". Verissimo. Allora, visto che stiamo appunto giungendo alla conclusione, mi sto rincoglionendo mi sto completamente rincoglionendo, tutta la settimana in Il diretta solito. ragazzi, tutta la settimana in diretta. No, è peggio, peggio Don Hannibal, cazzo. Allora, visto che stiamo giungendo alla conclusione della Se ne video fa. intervista, finalmente, allora, l'ultima domanda del canale con l'aggiunta di un'altra domanda mini è questa. Ehm, deve citare Mister Nick per decifrare i 2 progetti, Path of Obsession e The Order, okay, in 2 film, 2 pellicole. Non deve essere per forza horror, non deve essere per forza thriller. 2 pellicole che sceglie lui. E all'interno di questa domanda deve inserire 2 bevande che vede sulle a testa di Adime il Calice Nero. Deve inserire 2 bevande differenti per le 2 band allorquanto alcoliche, non quella che ha bevuto oggi o ieri. Se no è troppo facile. Che Okay, cazzo. so this is a double question. I will go for the first one first, and then we'll go for the final one, since we're basically at the end of this interview. Sure. The first one is, you need to pick uh, 2 movies, one for Promethean Horde, one for Passive Possession, that describe those projects. It doesn't have to be necessarily an horror movie or a thriller movie. It can be Mh-mh. whatever movie that you want it to be. And why would you pick that movie? Uh, that's a good question, man. Um, um, I kind of feel like passive possession is more of a like a throw mama from the train, and then I think that Promethean Horde would probably be more like Identity, if you know the movie. No, No, at all. Identity is obviously you know, it's this dude, and they're trying to get into his brain, and he's Sorry, got can obviously you? personality disorder. Mm, So the whole movie exists inside this guy's mind until they can find out which identity is the killer. wait, which movie is it again? Identity. I don't know if you've ever seen it. It's Identity. got John Cusack, and dude, it's dude, if you haven't seen it, you should go watch it after this. But Mhm. like it's a good fucking thriller movie. And it's got the dude from Scrubs,
that was also one of the dudes from Office Space. Dude, definitely go watch it. But that's kind of how I would put Promethean Horde as like identity, because whereas we're like a black metal band, but we're not satanic at all. We are actually not Christian. We're not anything. We're atheists, and we're just fucking talk whatever you want to talk about. Organized religion is pretty much the idea. And, you know, the whole idea behind, you know, Promethean Horde is, you know, Prometheus, he stole fire from the gods and benefited mankind with it. And that's what we're trying to do in a version of music or whatever. So that's why we kind of named it that. Passive Possession, that was a Randy Buttman name. And I don't know exactly what he was going with it. And I know that Richard Brunel was off the rails when they came up with that name too. And unfortunately, I never got to meet him before he died. But like, I was never in the band when Richard was in it, which sucks because I kind of did want to meet him. And I've offered him like free tickets to shows and stuff. And like, hey, dude, I got you beers or whatever. And you show up and I got you. You're in and you don't have to buy anything. Trust me, I just wanted to meet the guy because he helped create the thing that I'm doing. So it's you know, it's you know, not no. But if you put it on the movies, I would say that yeah, Passive Possession is probably Throw Mama from the Train. No, that's kind of you know, such a slapsticky situation with our stupid ass sense of humor. And but definitely Promethean Horde is more complex. Okay. I will translate what we said, then I will go with the actual final question. Sure. Allora, praticamente come film, lui ha citato per quanto riguarda i Promethean Horde un film chiamato Throw Mama from the Train, che in italiano è Getta la mamma dal treno, e praticamente parla di una madre ultra adesso sto guardando abbastanza giusto per far capire di cosa parla, sto leggendo un attimo. Ok. Praticamente parla di una mamma asfissiante, tutte queste cose qua. Non è necessariamente, non è un film thriller, non c'entra assolutamente nulla, anzi è un film comico. Okay. Mentre per quanto riguarda i Path of Possession, si parla di Identity, che praticamente tratta di, diciamo così, turbe mentali. Ovviamente lui ha spoilerato la fine, nel senso che praticamente si cerca di capire se quello che succede sia effettivamente all'interno della mente della persona, se sia reale oppure no. E questo perché? Perché per Promethean Horde, nonostante facciano appunto black metal, non vanno a toccare politica, non vanno a toccare religione. Anzi, il nome stesso, che deriva appunto da Prometeo, nel fatto che venga preso il fuoco da dare all'uomo per far beneficiare all'uomo, quella è stata l'origine del nome. Quindi praticamente quello che stanno facendo è una sorta di chiamiamolo beneficio all'uomo, nel senso che non sta là a farsi troppi fronzoli su quello che vanno a dire nei testi, mentre per quanto riguarda Path of Possession non è comunque in grado di dire il fatto dell'origine del nome, perché è stato ideato da Butman e Brunel che è morto sfortunatamente, che lui non ha avuto modo di conoscere,
e ha parlato del fatto che nonostante appunto Brunel gli avesse dato una mano a creare quello che poi è stato il progetto di cui lui fa parte, avrebbe potuto dire a lui, avrebbe voluto dire a lui, guarda, se sei in zona, troviamoci, ti offro una birra, se vuoi venire al concerto, ti copro, non ti preoccupare, eccetera. Però appunto quello che è successo. Okay, I will go now with Okay. with the actual closing question, which Sure. is, the name of the channel is Il Calice Nero, which in English is translated to the Black Chalice. And I think I used it online wrong. no worries. I was having trouble with the translation. No worries. All good. Picture two chalices, one for each band of yours, and you need to pour in those different chalices an alcoholic beverage that can be drunk while listening to the music that has There's been only one alcoholic beverage that, well, actually, there's two. There's two. For Promethean Horde and Passive Possession. George will probably say Miller Lite, which is, but we do our Coors Light and Promethean. Okay. And we drink Jim Beam, which is not the best whiskey of all, but it's our average. That's the job. You know? It's our $28 fucking handle, you know, and that helps us get through the night. I mean, so trivia of that is when we recorded Ashes of the Empyrean with Promethean, I had Jesse come over to my house and we recorded everything inside my apartment. And we drank 17 18 packs of beer, all Coors Light during that session. Yeah. So just for the drums or in general? Well, no, not during the drums, obviously. But we did the drums in our practice space with Gary. Okay. Which leads me into another thing. But yeah, so we use our rehearsal space to do the drums, and then all guitars, all vocals, everything was done inside my bedroom of my one-bedroom apartment for Ashes. And that leads me into that we do have another drummer. Obviously, Gary is welcome to come do select shows, whatever he wants to do. But we got Ronnie Palmer from Perdition Temple playing with us now. And his first show with us will be April 26th at the Brass Mug here in Tampa. And it should be fucking awesome. He's killer with his double bass, man. Like, that's great. Yeah. I don't know if you guys know Perdition Temple, but they're fucking killer too. And if you don't know them, go check them out. I guess by name I do, but yeah, I'm not sure. Vicky from Angel Corpse. Okay. That's pretty much what Perdition Temple is like Gene's Angel Corpse riffs that, you know, obviously the band broke up back in the day and now he's got Perdition Temple. And Gene's nailing it, so yeah, Gene's killer, dude. Ok. Allora, praticamente ha detto che come bevande di per sé sono più o meno le stesse per entrambi i gruppi. Ha detto probabilmente George, per quanto riguarda Passive Possession, direbbe un'altra cosa ancora. Però per lui si tratta di Coors Light e Jim Beam.
che non sono le robe quelle migliori del mondo, specie il Jim Beam, però ad esempio ha detto, per quanto riguarda il Jim Beam, una bottiglia di whisky da $28 la bottiglia. Or whatever the brass mug pours us. Confermo. Sometimes they just give us a bunch of shit, so we just drink it. Whatever they pour. Whatever it is. Whatever it is, we just drink it. That's the spirit. Ha detto che addirittura potrebbe essere qualsiasi cosa, dipende da cosa viene That's why I'm portato. in excellent shape right now, for the record. E appunto detto che di per sé qualsiasi roba che ti mandi avanti, vai dritto, baby. E ha detto che ad esempio per quanto riguarda Promethean Horde, siccome hanno registrato tutte le chitarre, basso e voce all'interno del suo appartamento all'epoca, camera singola, ha detto che solo per le registrazioni sono andate via 17 casse da 12 di birra, quindi solo per le registrazioni. Ha detto ovviamente per la batteria no, non è stato toccato nulla, perché se la verrebbe fuori un macello. Però questo è stato l'andazzo durante le registrazioni di quell'album. E di per sé è un record quasi, praticamente. And also, we have a cat now on the picture. Ok, So, allora, grazie mille, Mr. Nick, è stato veramente un piacere, divertentissimo, veramente, abbiamo passato un'ora veramente figa. Quindi un abbraccio ed in bocca al lupo sia nella vita privata che nella vita artistica. E non vediamo l'ora di ascoltare un nuovo disco di Order e di Back of the Possession. Okay, so we want to truly thank you for this interview. Seriously, it has meant a whole world to us, and you're super funny, dude. It has been amazing. And first off, we wanted to tell you that we hope we can hear something soon from both Promethean Horde and Paths of Possession. You will. And before leaving, we were talking about a festival that you were working on, that we're organizing. So prior to closing, if you want to talk briefly about it. Yeah, I normally we don't start announcing bands until about 3 months, but we got, as far as like announcements goes, if anybody's listening, that's cool. But we definitely have Perdition Temple playing. We definitely have Pessimist playing. Pestilence? We have Nocturnus AD. I'm still waiting on George to see if we're doing Passive Possession. Definitely Promethean Horde's playing. I'm also singing for another band called Lethal Prayer, from like 1990s Pittsburgh area. I just joined that, and we're probably going to play on Friday. Virulence, Executioner, which is, well, actually not Executioner, not Obituary, but the Spanish word for it. And I can't really enunciate it because it's Spanish. Okay, okay. But they're killer. They're like old school, like Max Cavalera kind of shit, like Benito shit. They're pretty fucking killer. And we got them. We got, it's going to be 30 bands in 3 days. And I'm like erecting a whole second stage inside the Brass Mug so that we can like get everybody in by 7 and get them out by 1 every day. Should be pretty killer. Previous years, we had Amon, we had Phobia, we had Incantation before, and but we're working on it. So it's still work in progress. How's it called again? What's that? How's it called again? It's called Swarmfest.
Swarmfest. Okay. Yeah. So basically, the idea is I call it Swarmfest because death metal kids are always like kind of depicted as these fucking insect creatures that never get anything out of it, but we all sometimes swarm together. Yeah. And that's where we're at, you know? Okay. That's It's great. Like, so it's like a hive. Yeah. That's great. So again, thank you so much and enjoy the rest of the day. Seriously. Thanks a lot. Of course, man. Very pleasure. You guys are fucking awesome. Thank you. Seriously. Bye Nick. Of course. Bye. See ya. Ciao Nick. Addio. Ok ragazzi, anche oggi riportato a casa. A te l'ultimo ring di Allora, vabbè, oltre ad averlo ringraziato per tutto quanto, lui ci aveva detto una roba nei retroscena prima che iniziasse la diretta, che lui adesso sta, adesso già da qualche anno, a questo festival chiamato Swarmfest e quest'anno, ovviamente sempre negli Stati Uniti, sarà un festival di 3 giorni con circa una trentina di band, con palco principale, palco secondario e c'è una cosa che lui ha detto, ovviamente ha detto: "Non posso far annuncioni, chissà che grossi." Ha detto che sicuramente ci saranno Perdition Temple, Nocturnus AD, Promethean Horde, ha detto che ci saranno anche i Pestilence. Probabilmente gli Executioner, comunque altri gruppi comunque anche di origine con nome in spagnolo che ha detto che però non riesce a pronunciare, quindi non gliene facciamo una colpa. E ha detto che deve anche capire con Fisher per i Pass of Possession se riescono ad esserci anche loro, più ovviamente tutti altri gruppi. Detto che questo festival l'ha chiamato Swarmfest perché i ragazzetti nel death metal quando si muovono tutti come uno sciame, quindi da quello il nome. Ha detto che quel locale sembra più un alveare o comunque un nido da com'è pieno di gente. Quindi sì, questo è quanto. Perfetto, salutiamo i nostri amici su Instagram, Crypt of Fear, salutiamo Famelicus, salutiamo Nicola De Vulto, grande Nico, un abbraccio a Bruno. Allora, niente, io ringrazio Ademe, lo lascio andare nei meandri dei sogni degli Appennini. Ho detto una cosa e mi sono completamente dimenticato, mica mi sto fotendo il cervello, ragazzi. TSO totale, TSO totale. Vabbè dai, roba Sì, che tutta la succede. settimana. Tutta Noi, la noi, di- settimana lì. noi diremo quasi robe che cosa ho avuto. Quindi Vabbè, non posso dire niente, ragazzi, siamo in diretta, non posso insultare o mandare parole allorquanto colorite. non C'è sono una persona... cose vere. No, Ricordati questo aspetto. picchio. Pensavo che c'era una persona dietro di te, invece non una figura. Mica, ho detto, che cazzo sto vedendo? Qualcosa di paranormale. Eh? A letto, smettila con le droghe. Quante volte ti ho detto? Ragazzi, lui è il mio pusher, quindi raga, non è colpa mia. È il mio fornitore preferito, No, quindi amico di famiglia. credo, No, davvero pensavo che sia era il una culo persona di per... un'oca. Credo sia il culo di un peluche a forma d'oca. Non sono sicuro. Di un Devo peluche. verificare. Ragazzi, uno di un peluche. Dopo fare le verifiche prendermi le foto in privato. Sarà fatto, sarà fatto. Ti mando Finisce sempre una così con foto, Adime. ti mando la Dimmi, foto di un'oca a pecora. mica mi Magari ti sto già emozioni. preoccupando. Ah, pensavo ti Minchia. emozionassi. Porca miseria, guarda. Eia.
Ti mando la foto della DeLonghi a te, capito mi hai? No, Sì, guarda, sì, ragazzi, va se bene. vedete le cazzate dietro le quinte con Adimer, minchia, veramente, essere sicuri che Rimane in ricovero altro che peggio. con altro. Minchia, davvero, madonna. Comunque, Fortuna che Adimer, non grazie vengono mille. registrate. Su le registriamo. Cazzo. No, quello che succede prima. Appunto, non vi dico niente, le registri nascoste. Chiuso il canale, sicuro, chiuso il Bannati, canale. comunque. Bannati a vita. Comunque Adime, grazie mille, ti faccio sapere in questi giorni le prossime Altrettanto. puntate, tanto ci vediamo quanto prima. Un Mhm. abbraccio, veramente grazie di cuore sempre per la tua presenza, per la tua professionalità e per la tua amicizia, Grazie naturalmente. mille. Ciao Un carissimo. saluto a te e un saluto a Mammat. Allora ragazzi, niente, anche oggi portato a casa con un altro musicista di grande spessore come Nick, dei Press of Possession, degli Order. Quindi siamo andati negli Stati Uniti, ancor prima dalle 18 alle 20, dalle 18 alle 19 con i Mystical Full Moon a Milano, Lombardia, quindi siamo andati un po' ovunque, diciamo che siamo andati un po' ovunque. Domani si rivà di nuovo in puntata tutta la settimana, poi si rivà di nuovo in puntata tutta la settimana, significa che siamo stati dal lunedì alla domenica, 7 giorni su 7 consecutivi. Domani torniamo con 3 puntate con, appunto, si inizia 17-18, segnatevi nel calendario, il sentiero abbandonato come Arrogat, finalmente ritorniamo in onda, ritorna in onda l'Arte Oscura domenica prossima, poi sempre domani dalle 19:30 alle 20:30 un progetto, una woman band molto interessante dell'horror post-doom from Italy, underground, quindi si ritorna nella situazione underground con il Dark Aries Project, veramente molto interessante, verrà una cosa veramente molto molto figa. E si chiude in bellezza con i super mega, i grandissimi mastodontici che io li amo, li adoro, Vader, con Peter, con il leader che ritorna di nuovo sul canale per la seconda volta con grandissimo onore e piacere dalle 21 alle 22 con la mia collaboratrice, la mia spalla, Mrs. Arianna. Quindi ci vediamo domani, ripeto, 17-18, sentiero abbandonato come è Arrogat, 19:30, 20:30 con il progetto Dark Iris Project from Italy, horror post metal, e dalle 21 alle 22 si chiude con il Vader. Grazie a tutti ragazzi, come sempre grazie del supporto, grazie dell'attaccamento verso il canale e noi ci vediamo domani. Vi auguro una buona serata, una buona notte e mi raccomando, con appunto le parole finali che ormai sono sacre e scolpite nella pietra, con il grande spettacolo. Il grande spettacolo continua e non si fermerà mai e non finisce qua, infatti. Il sacro codice d'onore è 000, la morte vi renderà liberi. Au revoir, a domani. Bonne nuit.